Inter Olympiacos 2-0, un gol per tempo di Marco e Thuram consegnano la vittoria all'Inter nell'ultima amichevole estiva della formazione di Christian Chivu in vista del debutto in campionato contro il Torino che arriverà il 25 agosto, mancano pochi giorni e quindi è stata una partita che ha dato sicuramente delle indicazioni molto importanti e che non possiamo ignorare per cercare di capire che cosa sta facendo Chivu, che Inter sta nascendo. E allora vi voglio riportare il nostro format, uno dei più apprezzati, delle 5 cose che potreste non aver visto, perché questa è una partita che ci ha dato delle indicazioni da tenere d'occhio e quindi ho voluto confrontare le cose che ho visto io dalla TV con quello che ha potuto percepire dallo stadio il nostro Enrico Traini, che era inviato in tribuna stampa e mi ha dato degli spunti molto interessanti con dei possibili indizi di mercato da tenere d'occhio, delle questioni tattiche da monitorare e almeno per il momento un Christian Chivu che sembra aver cambiato idea su qualcosa. Allora, ben ritrovati in questo nuovo episodio, amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così continuiamo a crescere con numeri record. Grazie davvero per l'enorme supporto che ci state dando e che ci permette di portarvi contenuti di qualità ogni giorno come questi. E allora parto subito da questa partita che è stata partita vera contro un avversario che aveva giocato poche ore prima con il Napoli e quindi aveva cambiato molto anche a livello di formazione, un avversario anche molto aggressivo, a un certo punto si è sfiorata la rissa, ma per fortuna tutto poi è rientrato con l'arbitro che ha dovuto estrarre qualche giallo per placare un po' gli animi. Partita vera su un campo un po' complicato, come abbiamo visto le condizioni del campo non proprio ideali, è stata una partita in cui l'Inter però, prima cosa da considerare, intanto si è fatta trovare pronta secondo me da un punto di vista fisico e atletico, ma soprattutto ha fatto evidentemente le prove generali, come dicevamo, in vista del debutto con il Torino, quindi verosimilmente l'Inter che abbiamo visto contro l'Olympiacos sarà la prima Inter di Chivu, viste anche le squalifiche di Cianoglu e quella di Pio Esposito anche, che forse era sfuggito. Per cui le indicazioni che sono arrivate a livello di formazione e di atteggiamento e non solo di questa partita sono sicuramente utili per capire cosa possiamo aspettarci almeno in un primo momento e forse anche per avere degli indizi di mercato in attesa che altre cose succedano sul mercato e sono ore molto calde, ne parleremo in un altro contenuto che arriverà a breve sul nostro canale. Seconda cosa però da monitorare secondo me è il tema principale forse legato a questa partita e anche in vista del Torino, è quello legato al ruolo di regista, del ruolo davanti la difesa, con un Inter che riparte dal 3-5-2, come abbiamo sempre detto, immaginiamo che all'inizio l'Inter ripartirà dalle certezze del gruppo di Simone Inzaghi, con delle novità che però tra poco andiamo a commentare, e soprattutto con la questione del regista da risolvere. Nel primo tempo è stato provato Sucic, che per me alti e bassi nel ruolo di regista, è una cosa che potrà fare in futuro, ma deve lavorarci e deve prendere fiducia, ma credo che sia normale, quindi almeno per il momento forse Sucic è meglio mezzala, ma vediamo Chivo che indicazioni ne ha tratto. Poi ci ha giocato Barella a un certo punto al posto di Sucic e infine Zielinski che è entrato con subito un errore che rischiava di causare un calcio di rigore un po', quindi un ingresso un po' traumatico, ma tornava anche da un infortunio e bisogna riprendere anche i ritmi partita. Quindi alla fine Zielinski entra con Cialanoglu che va a fare la mezzala. Mi sono fatto alcune domande qua che per me per il momento non hanno risposta e quindi dovremo attendere le prossime ore e i prossimi giorni, ma intanto è capire che cosa ha convinto di più Christian Chivu tra le prove di Sucic, Barella e Zielinski. Quello che ha convinto di più sarà secondo me appunto in campo contro il Torino in quella zona di campo lì, con di riflesso un centrocampo che cambierà in base a questa scelta. Poi perché Cianoglu entra da mezzala? Questa è una domanda da farci ed è un tema molto interessante. Lo scenario più semplice e banale può essere, visto che Cianoglu mancherà alla prima, testiamo Sucic, Barella e Zielinski lì davanti alla regia, chi fa meglio giocherà contro il Torino, quindi Cianoglu per il momento lo tamponiamo lì da mezzala e poi tornerà a fare il suo. Oppure c'è una novità in mente? Stanno lavorando magari proprio sul riportare Cialanoglu nel ruolo di mezzala, magari anche per riaccenderlo mentalmente o per provare qualcosa di nuovo, con Chivu che sta ragionando sull'inserimento di un centrocampista più interditore davanti alla difesa, magari, visto che sul mercato ci sono anche queste voci che tra poco commenteremo, oppure Cialanoglu è un possibile partente ancora e quindi si sta ragionando anche su una sostituzione di Cialanoglu. Quest'ultimo scenario mi sembra via via che passano le ore un pochino più complicato, gli altri invece sono secondo me da tenere d'occhio. Terzo tema dal punto di vista tattico, cosa che potreste non aver visto,
Ci sono diversi spunti in realtà dal punto di vista tattico. Sugli esterni soprattutto stiamo vedendo delle novità, nel senso che ancora una volta abbiamo visto gli esterni convergere spesso verso il centro. Anche Di Marco è arrivato in un paio di volte, in un paio di occasioni al cross da posizione più centrale anziché sulla fascia e io ricordo solo un'occasione, solo un'azione in cui abbiamo rivisto quello scambio di posizione bastoni Di Marco che era invece molto tradizionale con Inzaghi. Quindi mi chiedo se è solo una questione di gambe pesanti oppure se c'è proprio un accenno di un approccio diverso nell'utilizzo degli esterni. Anche Dumfries molto spesso era alto con gli attaccanti, come aveva fatto anche con Inzaghi, ma riceveva il pallone molto più vicino agli attaccanti, molto più centrale e meno coinvolto, secondo me, proprio largo sull'esterno, come invece solitamente siamo abituati a vedere i quinti. E anche qua sugli esterni c'è un altro indizio di mercato da tenere d'occhio, perché fuori Carlos Augusto per un leggero affaticamento, esce anche Di Marco, Chivu, anziché inserire Zalewski, che con Inzaghi era stato preso anche per essere utile in quel ruolo lì, ci manda Luis Enrique a sinistra. E quindi Zalewski entra solo alla fine, quando esce anche Dumfries all'81esimo e va lì a sinistra. Zalewski che in precedenza in un'altra amichevole da Chivu era stato impiegato da mezzala che poi andava ad aiutare anche da trequartista e per me nell'Inter di Chivu Zalewski ha quella collocazione lì da mezzala oppure da trequartista, comunque nel 3-4-2-1 evidentemente più difficile metterlo sugli esterni e per questo motivo si stanno accendendo anche delle notizie di cessione di Zalewski da tenere fortemente d'occhio. A proposito di esterni e combinazioni, è stata un'Inter più equilibrata soprattutto, e questo forse è la nota più positiva di questa gara. Secondo clean sheet per Chivo alla guida dell'Inter in 8 partite tra amichevoli e mondiale per club. Più equilibrio anche perché la difesa è stata più bloccata, ci ho raccontato in maniera evidente anche il nostro Enrico dallo stadio. Le mezzali tornano ad essere molto incursori e quindi occhio anche al tema di come vengono impiegate le mezzali. Potrebbe essere un tema, come diciamo l'altro giorno, favorevole per Frattesi, per cui sarebbe stata respinta in queste ore un'offerta dal Newcastle, l'hanno scritto sui quotidiani. E un atteggiamento un po' meno aggressivo in generale di tutta la squadra. Qualcuno nei commenti mi ha scritto: "Ma che partita hai visto?" Perché ho detto ieri sera che l'Inter ha corso 0 rischi. Ecco, pensavo di essere stato molto chiaro nel mio concetto, lo ribadisco. Io ho visto Inter Olympiacos, a differenza di chi ha commentato in questo modo, perché gli unici pericoli che sono arrivati, per quanto riguarda la difesa dell'Inter, sono arrivati in seguito a nostri errori. Per esempio, c'è stato un errore di Dumfries che ha creato un contropiede pericoloso al 10° minuto circa, e poi c'è stato l'errore di Zelinski che ha portato al quasi rigore per Olympiacos. Ma è logico che se commetti degli errori in una zona delicata del campo vai in difficoltà, ma hai corso 0 rischi, e lo ripeto, in situazioni di difesa schierata o in situazioni di gioco in cui invece fino a qua avevamo visto degli sbarioni importanti, con un Inter che magari per andare ad aggredire alta gli avversari poi lasciava delle praterie e la troppa aggressività si convertiva in grossi pericoli e grossi rischi per la fase difensiva. Questa cosa non si è più vista invece, o almeno in questa gara con l'Olympiacos non si è vista, anche perché i difensori erano più bloccati. Anche se cito le parole di Chivu come quarto punto da osservare in questa partita. Come detto, è stata un Inter un po' meno cattiva, un po' meno aggressiva, ma Chivu in realtà vuole vedere un Inter aggressiva e lo ha ribadito, perché nelle sue parole che mi sono appuntato, le recupero, eccole qua, Chivu dice: si può migliorare, possiamo essere più cattivi e più verticali, quindi il tema della verticalità torna, anche se ancora una volta il gol di Thuram arriva con un Inter che parte dal portiere, arriva dritta sull'attaccante, però lui vuole un Inter ancora più verticale. Mi è piaciuto l'approccio nel secondo tempo, alla fine è stato un test vero contro una squadra pimpante e rognosa che ci ha dato fastidio. Sono contento della vittoria, abbiamo finito senza problemi a parte il leggero fastidio di Di Marco. Stiamo cercando di lavorare sempre di più e aggiungere qualcosa. Sono felice della voglia di mettersi a disposizione del gruppo per cercare di partire bene in campionato. Dobbiamo farci trovare pronti e riposarci adesso nei prossimi 2 giorni. 2 giorni liberi sono stati concessi alla squadra, si tornerà a lavorare da martedì, come dicevamo. In queste 3 settimane i ragazzi hanno dato il massimo nonostante la fatica della preparazione che è stata intensa e breve. Oggi le gambe giravano meglio rispetto alle ultime gare, avremo fino a lunedì prossimo per preparare al meglio l'esordio in campionato. Quindi è un Chivu che comunque ritrova maggiore equilibrio con questo lavoro, come dicevamo, con un'Inter meno aggressiva nel pressing asfissiante alto. Allo stesso tempo lui continua a chiedere però maggiore aggressività. Francamente da tifoso, da esterno, a me piace il concetto di un'Inter più cattiva e aggressiva. Ultimo punto, nota di colore che mi ha sottolineato il nostro Enrico dallo stadio: tanti tifosi
a Bari. Francamente ragazzi ditemi voi se siete soliti seguire il Bari, quanti tifosi ci sono di solito. Ieri c'erano più di 40.000 spettatori allo stadio, quindi una buonissima presenza per un amichevole in cui c'era tanto entusiasmo, ci ha raccontato. Lo stesso Thuram ha detto che sembrava di stare a San Siro, quindi c'era un bel clima allo stadio che mi sembra francamente molto diverso da quello che invece si legge sui social, a ulteriore dimostrazione di quello che dicevo qualche tempo fa. Uno, che c'è bisogno, io speravo anche che l'Inter facesse più amichevoli in giro per l'Italia e addirittura aprisse il ritiro ai tifosi, perché c'era bisogno di creare questo entusiasmo tra tifosi e squadra, ricreare questo clima. Per me era molto importante, l'avevo detto a inizio estate. Seconda cosa, che chi scrive, chi commenta tendenzialmente è una minoranza che vuole lamentarsi rispetto ad un grande gruppo di tifosi che invece ci tiene a questa squadra, vuole supportare, vuole spingere e ha un entusiasmo che, come dicevamo, quindi è superiore a quello che invece leggiamo nei commenti, che spesso sono così disfattisti. E quindi ripartiamo da questo entusiasmo, ripartiamo da un mercato che sta subendo un'accelerazione importante in queste ore, ne parlerò in un altro contenuto. Vi lascio ricordandovi che abbiamo aperto il Fanta Passione Inter, il nuovo fantacalcio di Passione Inter gratis è ufficialmente partito, siamo già più di 200 squadre e stiamo volando verso un nuovo record di iscrizioni, quindi mi raccomando trovate il link in descrizione qui sotto per partecipare gratis, ci sono tante sorprese per chi partecipa, nuovi tornei che rendono il tutto ancora più avvincente, ci saranno sorprese e regali per chi arriverà fino in fondo e non soltanto, quindi mi raccomando vi aspetto nel fantacalcio di Passione Inter con il link in descrizione qui sotto. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter se volete supportare il nostro progetto con notizie in anteprima e non solo. www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community. In descrizione trovate un altro approfondimento per chi se lo fosse perso e per chi ci ascolta in podcast. Per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.